Hola amigos, estamos en la pizzería de Marco Neapolis, aquí en el barrio de Vinos Radi, y vamos a descubrir su storia. Marco, perché hai tante immagini di Maradona qui nella tua pizzeria? Ma perché secondo me Maradona comunque è un po' un'icona, un'ispirazione sia per Napoli che per tutto il mondo. Ecco, penso sia un'icona, un personaggio molto importante. Pensi anche che è un'icona qui a Praga? Penso, come ho appena detto, che sia assolutamente sì un'icona, penso, una star mondiale, una star internazionale. Ecco, io sono particolarmente legato a lui perché ho sempre seguito il calcio. Quando ho deciso di fare questo concetto basato su uno stile napoletano, ecco, penso che lui sia stato per Napoli una persona veramente molto importante, un'ispirazione per tutti noi che lo abbiamo seguito. Però pensi che i clienti qui lo conoscono o pensano che... Ma sicuramente chi è che vive il mondo del calcio, penso assolutamente sì. Vengono tante persone che mi chiedono di Maradona, vengono tante persone che mi fanno la tua stessa domanda e vengono tantissime persone che vengono e fanno la foto davanti al poster di Maradona perché, come ho detto prima, è stato, penso, per tutto il mondo una star, ecco. Nella tua famiglia, per esempio, Sì. hai qualcuno che ha conosciuto Maradona o che ha un ricordo in una situazione con lui? No, purtroppo no. Purtroppo No. no. Però il tuo ricordo di Maradona è di un giocatore... Il mio ricordo di Maradona è, avendo giocato a calcio, avendo seguito il calcio, non solo dal punto di vista sportivo, agonistico, dal punto di vista professionale, ma Maradona particolarmente a me ha sempre comunicato qualcosa che va oltre il calcio, la voglia di non mollare, la voglia di fare, la voglia di essere qualcuno nella vita e in un certo senso la sicurezza di poterlo essere stato, ecco. Nella tua pizzeria, bene, abbiamo l'immagine di Maradona, però che d'altro ha di speciale la tua pizzeria? Ma di speciale la nostra pizzeria probabilmente che io con i miei partner, perché la pizzeria non è solo mia, ho due soci che lavorano con me. Di particolare probabilmente che da subito ci abbiamo messo tanta passione nel riuscire in questo progetto e che comunque prima qua c'era un seafood, c'era un supermercato, come posso dire, un market di pesce e abbiamo deciso di voler cambiare questo concetto in una pizzeria napoletana, quindi abbiamo deciso con i miei soci, un gruppo di ragazzi, andare a Napoli, vivere un po' Napoli, 3 giorni, quello che era, siamo tornati, abbiamo fatto quello che c'è. Non so cosa ha di speciale questo posto, ma sicuramente la passione che tutto lo staff Napoli ci mette ogni giorno per cercare di andare avanti e migliorarci sempre di più ogni giorno. È difficile di aprire una pizzeria a Praga? Eh, è una domanda un po' difficile in se stessa. C'è chi dice difficile ciò che non si sa fare. Certo, il mondo della gastronomia non è un mondo facile. Il mondo della gastronomia sicuramente richiede un po' di esperienza perché è faticoso, è molto impegnativo. Quindi se si hanno le basi per poter riuscire in un progetto, come d'altronde in qualsiasi altra cosa, sì, è un progetto fattibile, è un progetto molto bello, è un progetto che può riuscire. D'altronde posso dire che è facile o difficile, poi è difficile dirlo. Però pensi che è più difficile o più facile, diciamo, che farlo in Italia, per esempio? Probabilmente per me, da alcuni punti di vista è più facile in Italia, da altri punti di vista è farlo qua in Repubblica Ceca.
poi parli con me che sono, che sono italiano, quindi per me appunto ci sono alcuni punti di vista per il quale è meglio in Italia e ci sono altri punti di vista per me per il quale è meglio in Repubblica Ceca. Per esempio? In Repubblica Ceca sicuramente per me hai l'innovazione, hai l'innovazione, la voglia di poterlo fare in un luogo diverso, qualcosa che ti dia lo stimolo per farlo in un posto diverso. Ok. Pensi che la qualità, per esempio, della pizza che possiamo trovare qui a Praga è paragonabile con quella di Napoli, per esempio? Assolutamente sì, perché il concetto praticamente è proprio basato su una ricetta napoletana, quindi gli stessi identici prodotti che vengono usati a Napoli li riportiamo qui ed è praticamente la stessa identica cosa. Infatti, come dico sempre io, quando si fa un lavoro in Repubblica Ceca o piuttosto all'estero, ovunque sia, o in Italia, ci sono posti all'estero dove è perfettamente paragonabile a quello che si fa in Italia, basta soltanto crederci e farlo bene. E perché utilizzano ingredienti come la farina italiana, i pomodori? Esattamente. Okay. Sembra che c'è una specie di boom della pizza napoletana, penso che ha cominciato nella pandemia, perché per esempio nel mio quartiere a Buenos Aires, che si chiama Lanús, c'è una pizzeria napoletana con il forno portato di Napoli, con la farina napoletana e pomodoro. Possiamo spiegare perché c'è questo boom? Ma diciamo che la pizza penso sia uno dei cibi più antichi che esistono. La pizza è sempre stato praticamente un simbolo assoluto, immarcabile della cucina italiana. Negli ultimi anni si è sviluppato questo concetto di pizzeria napoletana, perché comunque a Napoli sono molto bravi a fare la pizza. Si è creato questo concetto di pizza napoletana, diciamo, con questa lievitazione particolare. Alla gente è piaciuto il concetto, è piaciuto lo stile, e quindi negli ultimi anni si sta molto valorizzando questo concetto di pizza napoletana e appunto sta funzionando moltissimo, ecco. E per quelli che non la conoscono bene, possiamo spiegare com'è la pizza napoletana? Ma la pizza napoletana fondamentalmente è la cosa più semplice del mondo in teoria, è soltanto la farina, praticamente, cioè acqua, lievito. Nel momento in cui viene impastato poi si mette un goccio d'olio soltanto e poi si formano delle palline, non c'è nient'altro che questo. Ok. Posso chiedere perché sei venuto qui? Ma io sono venuto volevo sempre fare un'esperienza all'estero. Io organizzavo degli eventi per conto, diciamo, cercavo di portare la Sicilia qua, perché io sono fondamentalmente siciliano, sono di Palermo, vicino Palermo. Cercavo di fare internazionalizzazione e commercializzazione dei prodotti italiani all'estero. Quando sono arrivato qua a Praga ho detto, se qualora dovessi scegliere di fare un'esperienza all'estero, Praga sarà la destinazione, ed è quello che è successo. Ok, però perché Praga? Perché Praga in speciale? Non c'è un motivo in particolare, mi sono trovato qua, mi è piaciuto perché c'è tutta una città dove ti può dare delle opportunità, però allo stesso tempo non è così cosmopolita come può essere Londra o gli Stati Uniti, abbraccia sempre comunque un aspetto, un concetto abbastanza familiare, ecco, per me che vengo da un paese. Però so che anche tu hai imparato il ceco, che sì, è molto difficile. Sì. Come hai fatto? Ho imparato, sto cercando ancora di migliorarmi, è una lingua abbastanza complicata per noi che appunto siamo stranieri, però piano piano, vivendo Praga, parlando con gli amici, cercando di provarci, cercando di migliorarsi sempre. Adesso penso di poter quantomeno sopravvivere con la lingua ceca. Pensi che senza il ceco, senza sapere il ceco, è possibile di aprire una pizzeria? È possibile, assolutamente sì, ma per me sarebbe stato sicuramente più difficile, perché comunque io non lo so se
se sarebbe stato lo stesso. Però sicuramente per me è un segno di rispetto nei confronti della popolazione della Repubblica Ceca, perché comunque essere qui 10 anni, 15 anni, 7 anni, quelli che sono, io sono qua da 7 anni, parlo il ceco abbastanza bene e quindi per me diciamo che è stata una cosa assolutamente che mi ha aiutato nel sviluppare questo progetto. Ok, un'ultima domanda. Sappiamo che è impossibile, tristemente impossibile, però se Diego venisse alla tua pizzeria, con quale piatto lo sorprenderesti? Ma sicuramente allora Diego aveva un suo piatto preferito che tra l'altro è uno dei miei piatti preferiti, che sarebbe una semplicissima aglio, olio e peperoncino con la mollica tostata sopra, che tra l'altro nei miei video Instagram è un video che ho cucinato e ho dedicato a Diego Maradona perché so che era il suo piatto preferito quando andava a Napoli. Incredibile, penso che possiamo finire lì. Vuoi dire qualcosa d'altro sulla tua... No, grazie, io soltanto colgo l'occasione qua per ringraziare te, la radio e tutti lo staff Napolis, i miei colleghi e speriamo di andare avanti e cerchiamo di migliorarci sempre ogni giorno di più. Grazie. Grazie.